Ciao ragazze, buongiorno e ben ritrovati nel mio canale. Vi farò vedere questa meravigliosa maglia che io ho appena realizzato. Si chiama Baci Rubati, è un top down e eccolo qua. Top down che ho fatto le manichina che scende un po' larga con un punto fantasia veramente spettacolare che poi ho richiamato nella parte sotto della maglia. Ho fatto un pezzettino qua. Niente, come ben sapete ho iniziato un top down rettangolare da cui subito dalla parte delle maniche ho sviluppato il punto fantasia e nel dietro e davanti ho lavorato semplicemente delle maglie alte. Delle maglie alte, mi sembra 4 giri di maglie alte, poi siccome nel punto fantasia veniva lavorato un giro con delle maglie basse, io ho continuato la lavorazione facendo dopo 4 giri di maglie alte un giro di maglie basse. Che dirvi, io ho comprato questa lana da filato, vedete pure sulla pagina Facebook, mi sono trovata veramente bene. Ho consumato 400 grammi, mi è rimasto solo questo pochettino di lana e ho usato due tipi di uncinetto perché nelle maniche invece di aumentare, perché naturalmente di aumentare delle maglie, io ho semplicemente cambiato uncinetto dal 5, sono andata direttamente al 6 in modo tale che la manica qua mi venisse un po' più ampia. Semplicissima come maglia, basta eseguire 4 giri qua di questo punto fantasia e non è complicata. Io spero di essere stata chiara naturalmente nella spiegazione, spero che questa maglia vi piaccia tantissimo. Perché no? Se vi va seguitemi nel mio canale, cliccatemi un link e in più se volete delle delucidazioni, se non capite ciò che spiego, basta che voi scrivete nei commenti e io sarò a vostra disposizione. Vi mando un bacio a tutte quante. Questo nuovo tutorial io ho usato meravigliosa lana di Baci Rubati, è un colore celeste con il filo lamè incorporato. Guardate, è veramente meraviglioso, di una morbidezza unica. Allora, cosa dobbiamo dire di questo filato? 90% di microfibra e il 3% di poliestere e 50 grammi e 130 metri, misura 130 metri. Io vi posso dire che è veramente bellissimo. Ho ritirato dalla ditta Filati Frenci Enna Merceria, ha una pagina su Facebook che si chiama Merceria L'Asinella Innamorata e il Gomitolo d'Oro. Mi sono trovata con loro molto bene, sono delle persone il chiedere le cose molto cordiali, educati. Io spero che qualunque persona acquisti da loro si trovi come mi sono trovata io. Adesso andiamo subito alla lavorazione di questo tutorial. Devo dire, dobbiamo sempre andare a fare una lavorazione di 10 cm per 10 per vedere quanti maglie vanno con questo filato. Se poi lo volete fare con un altro filato, quindi dovete fare sempre questa prova qua. Ho iniziato questa maglia top down e ho fatto un rettangolo. La circonferenza testa che se andate su Google vi dà una circonferenza da 50-55 cm. Io ho preso una circonferenza di 55 cm, mi sono entrate 94 catenelle, tra cui ho diviso per 6 e mi è uscito 15,6 cm. Io ho arrotondato a 16 maglie per le maniche e ho tolto una maglia nel davanti e nel dietro, quindi sono venute 31 maglie perché nella parte che va davanti e nella parte dietro, dividendo per 6,
Naturalmente la parte davanti e dietro sono doppie, quindi sono 16 e 16, mi vengono 30 32. Io invece ho lavorato 31 maglie, una catenella naturalmente, 16 maglie, una catenella, 31 maglie, una catenella, 16 maglie, una catenella. Adesso io vi farò vedere una miniatura per lo sprone, naturalmente io l'ho già terminato. Adesso, come ben notate, questo è lo sprone che io ho già lavorato. Niente, siccome dalla parte delle maniche è lavorato appunto fantasia, ma appunto giada, essendoci la lavorazione di queste noccioline, il punto naturalmente tende a restringersi un pochettino e qua ad allargarsi un pochettino in più, anche se io ho fatto gli aumenti agli angoli normali, una maglia alta, una catenella, una maglia alta. Allora io ho preso la mia misura, per me va bene. Posso dirvi che la larghezza dello sprone è 45 cm, l'altezza è 23 cm e la larghezza delle maniche 15 cm. Quindi io per la larghezza delle maniche, perché tende a stendere un pochino, non vado, quando vado a congiungere sia la parte dietro che la parte davanti, non vado a mettere catenelle. Adesso vi mostro come li vado ai due lati. Poi man mano che io vado a lavorare, se mi rendo conto misurandolo su di me che va un po' largo nel corpo, cioè scendendo in giù verso i fianchi, naturalmente poi man mano vi dirò se ho cambiato uncinetto, prendendo una misura più piccola, quindi stringendo un pochettino in più la maglia, oppure toglierò delle maglie che penso potrebbero risultare in più. 6 catenelle per la manica, 11 per il dietro, 6 per l'altra manica e 11 per il davanti. Ho lavorato le catenelle quanto mi servivano per fare questo piccolo spro a chiudermi nella prima catenella iniziale e chiudo con una maglia bassissima. Alzo con 3 catenelle che corrispondono alla mia prima maglia alta, filo sull'uncinetto, entro nella seconda maglia, vado a lavorare una maglia alta nella seconda catenella, devo lavorare 6 catenelle, 6 maglie alte. Lavorate le 6 maglie alte che corrispondono al lato della manica, una catenella di separazione, filo sull'uncinetto, prossima catenella, lavoro 11 maglie alte consecutive adesso che corrispondono alla parte dietro. Sono all'11ª maglia, quindi lavoro una catenella, filo sull'uncinetto, prossima maglia, vado a lavorare 6 maglie alte consecutive e sono la parte della manica. Poi una catenella di separazione e lavorerò le ultime 11 maglie basse, maglie alte. Ci vediamo alla fine. Sono arrivata a lavorare adesso l'ultima maglia alta. Lavoro una catenella di separazione e vado a chiudermi nella terza catenella d'avvio del primo giro. E adesso ho lavorato, vedete, guardate un po' come viene così. Il secondo giro, quindi per lavorare il secondo giro, siccome ci troviamo qua nella parte delle maniche dove noi dobbiamo fare il punto giada, non possiamo iniziare dalla prima maglia, quindi vado ad
nella seconda maglia alta, entro e lavoro una maglia bassissima, mi alzo con 3 catenelle che corrispondono alla mia prima maglia alta, una catenella di separazione, filo sull'uncinetto, ritorno indietro nella maglia iniziale, cioè qua, entro e lavoro una maglia alta e lavoro, questo si chiama punto incrociato. Filo sull'uncinetto, quindi ho lavorato la prima e la seconda, salto una maglia alta, vado in quella prossima e lavoro una maglia alta, una catenella di separazione, filo sull'uncinetto, ritorno indietro e lavoro una maglia alta, filo sull'uncinetto. Adesso ci ritroviamo nelle ultime 2 maglie alte, quindi vado, salto una, vado nell'ultima, lavoro la maglia alta, una catenella, filo sull'uncinetto, ritorno indietro e lavoro la maglia alta. In questo giro devono essere 3 i punti incrociati, perché noi di sotto abbiamo lavorato 6 maglie alte. Noi abbiamo lavorato nell'angolino una catenella, quindi entriamo in quest'angolino, lavoriamo una maglia alta, una catenella di separazione, filo sull'uncinetto, rientriamo nello stesso punto e lavoriamo un'altra maglia alta. Questo qua è il nostro aumento che noi faremo in tutti i 4 angoli. Andiamo a lavorare la parte o davanti o dietro e quindi andiamo a lavorare le maglie alte come si presentano. Abbiamo lavorato 11 maglie alte, una qua abbiamo l'aumento, un altro aumento lo faremo dall'altra parte. In tutto devono essere, in questa piccola miniatura che in questo giro adesso devono essere 13 maglie alte. Siamo all'11ª maglia. Adesso ci ritroviamo nell'angolino, quindi lavoriamo una maglia alta, una catenella, un'altra maglia alta. Abbiamo lavorato la parte davanti e dobbiamo fare il punto operato fantasia giada. Quindi filo sull'uncinetto, saltiamo la prima maglia alta, andiamo nella seconda, lavoriamo una maglia alta, una catenella di separazione, filo sull'uncinetto, ritorniamo indietro nella maglia alta che noi abbiamo saltato e lavoriamo una maglia alta. Questo è il punto incrociato. Saltiamo una, andiamo nella prossima e lavoriamo una maglia alta, una catenella, saltiamo, andiamo indietro, lavoriamo una maglia alta. Adesso siamo nell'angolino e lavoriamo una maglia alta, una catenella, una maglia alta. Bisogna lavorare le maglie alte come si presentano. Ho lavorato l'ultimo aumento e adesso dobbiamo chiuderci, quindi andiamo a chiuderci qua. Vedete, qua abbiamo la maglia incrociata nella terza catenella d'avvio con una maglia bassissima. E adesso dobbiamo chiuderci, quindi andiamo a chiuderci qua. Vedete, qua abbiamo la maglia incrociata nella terza catenella d'avvio con una maglia bassissima. Dobbiamo lavorare il terzo giro. Entriamo dentro l'archetto delle maglie alte incrociate e lavoriamo una maglia bassissima. Ci alziamo con 3 catenelle e lavoriamo internamente qua 4, perché le 3 maglie alte corrispondono ad una maglia alta, le 3 catenelle,
Quindi lavoriamo 4 maglie alte non chiuse, che significa che lavoriamo così. Prendiamo la maglia alta, la dobbiamo chiudere, chiudiamo le prime 2 asoline e le lasciamo così, le altre 2 sull'uncinetto. Prendiamo il filo sull'uncinetto, entriamo nell'archetto, prendiamo la solina, filo sull'uncinetto e togliamo le prime 2 asoline e sono 3 maglie alte. Filo sull'uncinetto, rientriamo, peschiamo, entriamo e togliamo le prime 2 asoline, sono 4. Filo sull'uncinetto, entriamo, peschiamo, prendiamo il filo, togliamo le prime 2 asoline. Ci ritroviamo con 5 asoline sull'uncinetto, quindi prendiamo il filo e togliamo tutte le 5 asoline insieme. Questa è una nocciolina. 2 catenelle di separazione. E rientriamo nel secondo archetto delle maglie incrociate, andiamo a lavorare 5 maglie alte, due catenelle di separazione, ne vengono 3, 2 catenelle di separazione. Adesso ci ritroviamo nell'archetto degli aumenti, quindi sull'uncinetto entriamo nell'arco dove c'è una catenella, gli aumenti, una maglia alta, una catenella e una maglia alta. Adesso dobbiamo andare a lavorare la parte qua dove abbiamo le maglie alte. Il primo giro erano 11 in questa miniatura, qua 13, adesso devono essere 15 maglie alte, quindi lavoriamo le maglie come si presenta. All'angolo, quindi entro nell'angolino della catenella e lavoro una maglia alta e lavoro il mio aumento. È una catenella e una maglia alta. Adesso vado a lavorare 2 catenelle di separazione, entro nel primo arco qua delle maglie incrociate e lavoro le mie 5 maglie alte non chiuse, ma chiuse insieme e formano una nocciolina. 2 catenelle di separazione e continuo la lavorazione in questo modo sino ad arrivare qua nell'angolo dove farò gli aumenti e poi lavorerò qua le maglie alte e nell'ultimo angolo lavorerò gli aumenti. Ci vediamo al termine qua del giro. Sono arrivata all'ultimo aumento, quindi entro e lavoro la mia maglia alta, una catenella, rientro, lavoro un'altra maglia alta, 2 catenelle, entro qua dove ho unito tutte le 5 maglie alte non chiuse ma chiuse insieme e mi chiudo con una maglia bassissima. Adesso dobbiamo lavorare il quarto giro, dobbiamo fare di nuovo le maglie alte incrociate, quindi io mi avvicino qua nell'arco successivo, pesco il filo e lavoro una maglia bassissima, mi alzo con 3 catenelle che corrispondono alla mia prima maglia alta, una catenella di separazione, filo sull'uncinetto e rivado indietro dove qua ho lavorato le 2 catenelle, entro e lavoro una maglia alta. Filo sull'uncinetto, salto il punto nocciolina, vado nel prossimo archetto qua di 2 catenelle e lavoro una maglia alta, una catenella, filo sull'uncinetto e ritorno indietro adesso nell'arco che io ho saltato, questo qua, e lavoro una maglia alta. Prossimo arco, una maglia alta, una catenella, ritorno indietro nell'arco prima e lavoro una maglia alta.
vado qua nella maglia alta e lavoro una maglia alta. Ora entro dove io lavoro gli aumenti nella catenella e lavoro una maglia alta, una catenella, una maglia alta. In questa parte qua lavoro le maglie come mi si presentano. Sono nell'angolino e vado a lavorare il mio aumento, quindi la mia maglia alta, catenella, maglia alta. Lavoro la prossima maglia alta, filo sull'uncinetto, salto. Prima parte qua dove sono le 2 catenelle di salto, salto la nocciolina e vado nella seconda qua dove sono le altre 2 catenelle e lavoro una maglia alta, una catenella, torno indietro, entro qua dove ho lavorato le 2 catenelle e lavoro una maglia alta, salto le 2 catenelle, la nocciolina, vado nel secondo archetto e lavoro una maglia alta, una catenella, torno indietro nell'arco in cui ho saltato e lavoro una maglia alta, salto la nocciolina, vado dove ho lavorato le 2 catenelle e lavoro una maglia alta, una catenella, salto, vado indietro e lavoro una maglia alta. Lavoro la maglia alta sottostante, entro e lavoro l'aumento. La maglia alta, una catenella, una maglia alta. Adesso lavoro le maglie come si presentano. Sono arrivata al termine del giro, quindi ho lavorato la prima maglia alta dell'aumento, una catenella, lavoro la seconda maglia alta, la maglia alta sottostante e vado a chiudermi nella terza catenella d'inizio. Adesso lavoro una catenella, andiamo a lavorare il prossimo giro, mi alzo con una catenella, entro nell'archetto delle maglie alte incrociate e lavoro 2 catenelle, cioè una maglia bassa, 2 catenelle, vado nel prossimo arco qua dove io ho lavorato le 2 maglie alte incrociate e ho lavorato una catenella di separazione, qua dentro vado a lavorare una maglia bassa, poi 2 catenelle, rientro nel prossimo gruppo, lavoro una maglia bassa, 2 catenelle, adesso salto le 2 maglie alte sottostanti, vado nell'arco qua degli aumenti e lavoro una maglia bassa, 2 catenelle, una maglia bassa. Al posto di lavorare adesso le maglie, vado a lavorare un giro qua, le maglie di maglie alte, vado a lavorare maglie basse. Sono arrivata dove ci sono gli aumenti, dove andiamo a lavorare gli aumenti, quindi vado a lavorare una maglia bassa, 2 catenelle, una maglia bassa, quindi 2 catenelle, salto le 2 maglie alte sottostanti, vado nel primo archetto delle maglie incrociate e lavoro una maglia bassa, 2 catenelle, nel prossimo archetto lavoro una maglia bassa, 2 catenelle, una maglia bassa. Adesso salto le 2 maglie alte e vado nell'angolino dove ci sono gli aumenti e lavoro una maglia bassa, 2 catenelle, una maglia bassa e
in ogni maglia alta sottostante vado a lavorare le maglie. Arrivata al termine del quinto giro, qua con una maglia bassissima. Fare il stesso giro entro nell'arco qua delle 2 catenelle e vado a lavorare una maglia bassissima, mi alzo con 3 catenelle, una catenella di separazione, filo sull'uncinetto, vado indietro, salto la maglia bassa, quindi entro nell'arco delle 2 catenelle e lavoro una maglia alta. Salto la maglia bassa, entro nel prossimo arco e lavoro la maglia alta. Una catenella nell'arco e lavoro una maglia alta. Sto lavorando le maglie alte incrociate. Una catenella, filo sull'uncinetto, ci troviamo al centro dove noi abbiamo lavorato gli aumenti e qua abbiamo lavorato una maglia bassa, 2 catenelle, quindi entriamo dove abbiamo lavorato le 2 catenelle e lavoriamo la maglia alta che corrisponde al nostro aumento. Una catenella, filo sull'uncinetto, ritorniamo indietro perché dobbiamo lavorare il punto incrociato. Nell'archetto di 2 catenelle lavoriamo una maglia alta. Una catenella di separazione perché corrisponde alla catenella degli aumenti, quindi rientriamo nello stesso punto e lavoriamo una maglia alta. Qua ci ritroviamo la maglia bassa, quella dell'aumento, quindi andiamo a lavorare la maglia alta e continuiamo a lavorare in ogni maglia bassa sottostante le nostre maglie alte. Ho lavorato l'ultima maglia alta sottostante, mi ritrovo adesso nell'angolino dove io ho effettuato gli aumenti, quindi entro dove ci sono le 2 catenelle e lavoro la mia prima maglia alta, il primo aumento, la catenella. Dovrei rientrare qua a fare la maglia alta, siccome devo lavorare il punto incrociato, quindi invece di rientrare qua entro dove ci sono le 2 catenelle, lavoro la maglia alta, una catenella di separazione, ritorno indietro nell'arco delle 2 catenelle sottostanti dove c'è lavorata 2 catenelle e una maglia bassa e lavoro la maglia alta. E la maglia alta dell'aumento viene nascosta, naturalmente viene lavorata ma viene nascosta e si evidenzia un punto incrociato. Quindi andiamo a lavorare adesso i punti incrociati. Saltiamo la maglia bassa, entriamo nell'arco, lavoriamo la prima maglia alta, una catenella, si torna indietro, lavoriamo la prossima maglia alta e così via sino ad arrivare qua nell'angolino delle 2 catenelle e si lavora lo stesso lavoro che noi abbiamo lavorato in quest'altro angolino e lavoriamo così sino ad arrivare qua sotto. Non vi preoccupate se il lavoro, come ben notate, non viene rettangolare proprio, sembra che si arrotonda un pochino. Perché? Perché essendo che il lavorato è molto con delle noccioline qua, quindi si raggruppa, qua tende ad allargare, però poi non vi preoccupate che lavorando e piegando poi il lavoro si forma la parte delle maniche che viene un po' più arrotondata e la parte davanti e di dietro. Noi dobbiamo continuare a lavorare così sino a che non arriviamo alla nostra circonferenza, quindi dobbiamo lavorare in questo modo. Questo giro corrisponde al primo giro che noi abbiamo lavorato, poi lavoriamo le noccioline, quindi il prossimo giro sarà il giro delle noccioline, poi si lavorano le punti incrociati, poi si lavorano le maglie basse con le catenelle e poi un'altra volta le maglie